Le donne sono più sensibili degli uomini. Infatti gli uomini non piangono. Ma che zabetta che sei, peggio di un uomo, peggio di una donna. Donna al volante, pericolo costante. Bene, qualcuno magari sentendo queste frasi potrebbe pensare, ma sì, ma sono solo parole, si sono sempre dette, dei modi di dire, non è mai morto nessuno. Ma siamo sicuri che le parole siano così innocue? Perché le parole hanno un forte impatto, molto più di quanto noi possiamo immaginare. Noi tramite le parole descriviamo e diamo forma ai nostri pensieri, ma anche a tutto ciò che ci circonda. È tramite le parole che noi lo descriviamo. E una cosa che molte persone molto spesso non notano è quanto il linguaggio che noi utilizziamo tutti i giorni sia altamente stereotipato. Il problema rappresentato dagli stereotipi, nel mio caso, come forse avrete notato, mi soffermerò su quelli di genere, è il fatto che possono portare anche a delle discriminazioni più o meno gravi. Ogni volta quando parliamo noi, senza molte volte rendercene conto, portiamo una serie di stereotipi, di luoghi comuni, che portano avanti anche moltissimi pregiudizi e possono anche conseguire, oltre alle discriminazioni, alle persone che sono oggetto di tali aggressioni stereotipiche, al sentirsi sbagliate, inadeguate o addirittura alcune persone potrebbero persino iniziare a provare un fastidio verso loro stesse per non soddisfare queste aspettative sociali date dagli stereotipi e se non da loro stesse, per gli altri potrebbero iniziare a provare una sorta di irritazione e di fastidio. Sei donna, non puoi stare qui, bufera sulla nazionale cantanti. Cos'è successo? Aurora Leone dei De Giacal è stata cacciata da una partita di beneficenza a cui era stata invitata perché, in quanto donna, non poteva giocare a calcio. Questa è stata proprio la motivazione specifica. Mentre invece dall'altra parte abbiamo un altro caso totalmente differente. Chef si commuove in TV. Carlo Cracco, non piangere, sei un uomo. Ora, non pensiamo solamente a queste due notizie, cerchiamo di guardare oltre. Sulle conseguenze, pensiamo alla prima notizia, una ragazzina appassionata di sport, con magari una particolare curiosità per il calcio, leggendo qualcosa del genere potrebbe pensare no, ma perché perdo tempo? Tanto essendo donna non mi faranno mai giocare. Magari al primo errore diranno ma è ovvio, sei una donna, non sai giocare. Appelleranno l'errore sul fatto che appartenga al genere femminile. Magari questo potrebbe anche farle passare la voglia, perché pensare di entrare in un mondo pieno di discriminazioni potrebbe farla desistere dall'entrare, per dire, ad esempio, in un team calcistico, anche se potrebbe desiderare tutto ciò. Ma passiamo anche per dire non solo alla dimensione calcistica, ma anche, per esempio, se pensiamo ai lavori che stereotipicamente associamo al maschile, come ad esempio l'idraulico, il meccanico. Magari una ragazza penserà, infatti mi ricollego qui a una frase sentita dire una volta, figurati se una ragazza scende a cambiare le gomme. Dire una cosa del genere farà pensare una ragazza, ma allora perché io perdo tempo a imparare sta roba se tanto ci sarà un uomo che lo farà al posto mio, a me che cosa mi servirà mai nella vita? E pensiamo invece all'altro esempio. Immaginiamo un ragazzo o un bambino leggere o sentire una cosa del genere. Leggere che gli uomini non piangono perché sono uomini, perché gli uomini non piangono, questa è un'azione più da femminucce. E non ho utilizzato questo epiteto a caso perché questo epiteto fortemente sessista ha due doppi significati. Fa pensare che l'emotività sia una caratteristica prettamente femminile, uno stereotipo sostanzialmente, e soprattutto fa in modo che un uomo si senta offeso all'essere paragonato a una donna, quindi ha anche una valenza sessista piuttosto grave. Perché appunto gli stereotipi, alla fine, oltre alle discriminazioni, come ho detto, possono anche fare in modo che una persona, se non rientra in questi stereotipi, come la ragazzina amante del calcio o dei lavori, tra virgolette, considerati maschili, potrebbe sentirsi a disagio, un pesce fuor d'acqua per non rientrare nella massa. Un ragazzo potrebbe pensare che per non vedere il suo essere uomo invalidato debba reprimere le proprie emozioni, non debba piangere perché altrimenti verrà discriminato, come è successo a questo concorrente redarguito per aver meramente espresso delle emozioni. Ma anche qui estendiamo per esempio la questione anche ai lavori domestici, ai lavori di cura, che solitamente qui vengono associati sempre stereotipicamente alle donne. Allora questo ragazzo penserà, ma perché io faccio queste cose? Tanto le fanno le donne, io sono uomo. E quindi qui vediamo che le parole si stanno trasformando in dei fatti.
Il problema principale degli stereotipi è che molte volte sono così normalizzati nel nostro linguaggio che noi magari neanche ce ne rendiamo conto di stare attuando una discriminazione sessista, perché sono proprio normalizzati e in certi casi addirittura pensiamo persino di fare un complimento. Quindi noi attuiamo delle aggressioni sessiste con l'intenzione di fare dei complimenti. E qui, per esempio, la vera cucina rimane quella delle donne, cucinano per nutrire, hanno l'ospitalità nel DNA, nessuno chef uomo potrà mai fare altrettanto. E qui vi chiedo, ma questo è un complimento o è un'offesa? Qual era l'intento di Bastianic? Allora, ovviamente Bastianic in questo caso stava cercando di fare un complimento alle chef perché si ritrovano in un mondo molto maschilista come quello della cucina, che purtroppo non è il solo, e quindi per dimostrare che comunque loro non valgono da meno ha deciso di utilizzare questa frase, cadendo però purtroppo senza volerlo nello stereotipo sessista secondo cui le donne in cucina hanno una marcia in più perché in quanto donne abituate a cucinare per amore, a accudire i propri cari, insomma, un uomo non potrà mai competere perché non ha questa sorta di accudimento nel DNA. Ovviamente l'intenzione di Bastianic si limitava al complimento, non aveva intenzione di riportare avanti questi stereotipi datati. E proprio per questo dico che certe volte le parole che utilizziamo hanno un impatto che nemmeno noi realizziamo che abbiano, perché appunto per fare un complimento magari riportiamo in auge degli stereotipi e qualcuno magari potrebbe pensare ma io quindi che cosa posso fare se voglio complimentare qualcuno? E riprendiamo sempre questo caso. Un'alternativa non stereotipata sarebbe potuta essere ad esempio, purtroppo ancora oggi il mondo della cucina è fortemente maschilista, però io conosco moltissime chef che non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi uomini, per esempio. E adesso allora vi starete chiedendo perché ho deciso di portare sul palco questo argomento. Ecco, io ho deciso di portare questo argomento proprio perché i cambiamenti maggiori alla fine passano dal nostro linguaggio. È tramite le parole che diciamo che diamo una forma al mondo che ci circonda e quindi se iniziassimo a utilizzare una comunicazione più inclusiva, meno stereotipata, proprio libera dagli stereotipi, potremmo fare in modo di eliminare piano piano le discriminazioni, prima da un punto di vista linguistico, ma poi anche da un punto di vista quotidiano, concreto, e fare in modo che le persone non si sentano più sbagliate o discriminate per appartenere a un determinato genere, che possano essere libere di essere loro stesse senza pensare che l'aspettativa di genere a loro dice qualcos'altro. E quindi quando parliamo dovremmo focalizzarci sulla persona e non sul genere. Dovremmo fare una cosa, dovremmo andare oltre il genere.